Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto sostenermi con un bel like e poi commentate, scrivete, chiedetemi, fate tutto quello che volete, basta che scrivete sotto nei commenti. Bene, oggi non intervisto nessuno, oggi mi autointervisto, anzi cercherò di essere più trasparente possibile e vi racconterò pregi e difetti della mia Captur dopo un anno e un mese e quasi 17.000 km. Chi mi segue sa già che la mia Captur è un 1000 GPL Tecno con il pacchetto Pack Navigation. Il Pack Navigation cosa comprende? Comprende il display da 10 pollici, il driver display da 10 pollici, i sensori di parcheggio anteriori, cosa che non c'è di solito nella Captur, ma soprattutto c'è anche il pacchetto che mi permette di navigare in internet, di connettermi con i servizi Google direttamente nel mio dispositivo. Quindi tutti quelli che mi hanno chiesto: ma Lorenzo, io non ho le applicazioni, io non ho il display così, fa parte del Pack Navigation. Adesso non so se da un anno e un mese a sta parte è cambiata la cosa, se te lo danno in omaggio, se è chiamato in un altro modo. All'epoca si chiamava Pack Navigation. L'ho presa rossa, come vedete, e col tettuccio nero in contrasto. Questo era il colore base, c'erano 200 euro in più per il discorso del contrasto in nero. Il colore è ancora bello e ne ho viste tantissime da quando l'ho presa di questo colore qua. Sarà perché era in omaggio, sarà perché è un bel colore, sarà perché uno che la vede dice beh, non sta male, e così me la prendo anch'io rossa. Bene, in questo anno io ho fatto già alcuni video di come va in autostrada, quanto consuma, come è andata un viaggio che abbiamo fatto in Liguria, quindi abbiamo fatto da ovest a est, da est a ovest, siamo tornati indietro, abbiamo fatto tutta autostrada, i consumi sono stati veramente la parte più bella che ha quest'auto, perché secondo me i consumi che ha questo, il costo al chilometro, euro al chilometro, è veramente irrisorio. Siamo sotto i 5 euro, 5 euro per fare 100 km. È veramente 5 centesimi al chilometro. Trovatemi un altro BSUV che ha questo costo per il chilometro. Non ce n'è. E questo è uno dei maggiori pregi che ha quest'auto. Ha il 1000 3 cilindri, che tanti criticano, e bada bing e bada bam, ma anche lì vi ho portato dei video come va il 1000 3 cilindri. È un frullino, sì, frulla un po', ma essendo un 3 cilindri così va. Non ho mai avuto problemi per dire no, è sottodimensionato, no, va bene. Sono curioso adesso di provare il nuovo 1200 che stanno mettendo dentro in tutti i prodotti Dacia e Renault. Adesso esce la nuova Clio, verrà fuori col 1200 GPL, addirittura lo faranno con l'automatico e quella sarà la mossa vincente secondo me, perché quest'auto qua gli manca il cambio automatico. Uno dei pregi, cioè uno dei difetti è il cambio manuale. Quando metteranno il cambio automatico vedrete che quest'auto ne venderà ancora di più di quello che stanno già vendendo, come anche per la Duster, come anche per la Stepway, per la Sandero, per la Clio e per tutte queste auto che verranno fuori col cambio automatico. Quella secondo me è la soluzione migliore. Il 1200 vedremo come va, l'ho già provato sulla Bigster con Stefano e sinceramente va molto bene, e poi lo vedremo su quest'auto qua. Sarà, secondo me ne vedremo delle belle. Altro pregio di quest'auto è lo spazio a bordo. Lo spazio a bordo è veramente, per essere un BSUV, ne ho provati in questi giorni qua, in questo anno, ho provato tante auto, ho provato auto cinesi, tedesche, che sia quel che sia, però lo spazio e l'abitabilità che ha questa Captur, alcune rifiniture, alcuni dettagli sono veramente di categoria superiore, c'è poco da fare. Poi altre cose, comfort, quello che vi dicevo prima è il comfort di quest'auto. Allora, quest'auto, secondo me, è un'auto che serve per fare lunghi viaggi, è un'auto fatta per viaggiare. Per quanto riguarda gli spostamenti brevi, non ci siamo. Quello è uno dei difetti per me più grandi. Non so se è l'assetto, se sono i cerchi da 18, se cos'è che non va, però per i lunghi viaggi, confortevole al massimo in autostrada, la lanci là, sesta, e vai a 120-130 all'ora tranquillamente. Nei piccoli spostamenti, io sarà perché in questo momento sono abituato con la Clio 1500 diesel, la versione nuova, e la trovo un'auto confortevolissima, ma proprio l'assetto, questa quando inizia ad ondolare sembra quasi che stia partendo, dopo resta lì piantata, però ha un assetto veramente strano. Non so se sono in circa 18 di ammortizzatori, che cosa ha. Se guardiamo i piccoli spostamenti io non la consiglio.
la consiglio per i lunghi viaggi, la consiglio come auto da famiglia per fare di spostamenti lunghi. Per il resto non so se questa mia critica la sto muovendo perché sono abituato a tutti i giorni con la Clio, che di sicuro è un'altra auto piantata a terra, è più bassa, però l'altro giorno ho fatto una rotonda che è veramente a 8 e dopo 4 ore l'ho rifatta con questa qua che dovevo andare a fare una visita e ho detto, cioè senti che differenza, questa qua sembra, è tutta così, scusate se faccio questo movimento ma è così, l'auto è così. Bene, e questo è uno dei pregi, dei difetti secondo me più grandi che ha questa Captur, da correggere un attimo l'assetto secondo me. Quello che avevo con la Captur vecchia non l'ho riscontrato su questa qua, la Captur vecchia anche lei era un po' dondolina, però nei piccoli spostamenti era pratica, questa non più così tanto. Poi facciamo un giretto, intanto la racconto e così la vediamo e vediamo anche dopo un anno com'è. Allora, vi premetto che il primo anno, i primi 4 mesi l'ho usata tanto, ho fatto più di 12.000 km, ultimamente la sto usando poco. Anche questo, vabbè, vi racconterò più avanti se la cambierò o non la cambierò per un'altra auto, perché mi sto accorgendo che non lo sto usando più. Comunque dai, facciamo un giretto e vi faccio vedere com'è fatta. Giusto per non fare il solito video che partiamo dal frontale, che ormai lo conosciamo già, come è fatta, come non è fatta e quelle cose là, partiamo dal motore e farvi vedere anche alcuni particolari che se non sbaglio non vi ho fatto vedere le altre volte. Allora, non ha i pistoncini per tenere su il nostro cofano, la pittura interna è opaca, come vedete, quindi qua è tutto opaco, a differenza del lucido che c'è fuori. Il motore secondo me resta sempre un gran motore, 1.3 cilindri, 100 cavalli, per il resto io non sono un meccanico, però guardate come è disposto, mi sembra tutto in regola e tutto ben funzionante. Anche qua vedo che comunque è tutto da BRC per l'impianto a GPL e non trovo difetti. E una cosa che mi hanno fatto notare certe persone dentro su Facebook, appunto sul canale Facebook dove ci sono Renault Captur, è quello che dicono che strappa all'inizio. Allora è un problema che io avevo avuto con la vecchia Captur, però con questa qua sinceramente anche stamattina l'ho accesa con 2 gradi, non ha mai strappato, almeno a me questo difetto non l'ha dato al momento. Poi per quanto riguarda i fari, beh, i fari full LED di Renault sono comunque una garanzia secondo me, sono dei fari che per fortuna sono full LED, per fortuna speriamo che li lasciano sempre così, che non si torni indietro. Qua abbiamo i nostri cerchi da 18, ancora belli, non si sono rovinati né niente, mi sembra ancora tutto a posto. Anche la carrozzeria, per quanto riguarda gli specchietti, questo nero lucido, non vedo sto gran... sì, che si siano smarriti un po', cose del genere. Non abbiamo più le cromature, abbiamo questo nero qua che comunque così almeno non si opacizza, se la vediamo dal punto di vista pratico. Poi per il resto è tutto bene, non ho altre cose da segnalare particolari insomma. Adesso io vi riporto alcuni difetti che già avevo fatto nel video quando ho fatto pregi difetti, ma se magari qualcuno non l'ha visto andiamo a vedere. Allora, i pregi numero 1 secondo me sono le guarnizioni che ha messo sotto qua. Sotto qui la porta, vedete quanto protegge quella guarnizione là, che non mi fa sporcare appunto dove salgo con i pantaloni, magari da non sporcarli. Poi abbiamo qui sotto quello che tiene duro queste plastichette qua. Come si fa? E anche lo spessore del nostro tappetino. Avere ancora un tappetino del genere su una macchina che costa 30.000 euro e questo tappetino qua si toglie e poi lo perdi? Punto di domanda. Sono alcuni dettagli che secondo me sono da migliorare e non poco. Poi c'è un difetto ultimamente che sento uno scricchiolio, sentite? Adesso io faccio così, che deriva dal portacintura qua, che ogni volta bisogna regolarlo in una posizione fin quando questo rumore qua non c'è più. Il bracciolo è ancora bello saldo, non ho avuto problemi, eccetera, anzi tutto benissimo. Le maniglie che mancano, quelle io non riesco a capire perché le hanno tolte, ma veramente non riesco proprio a capire questa cosa qua. Poi secondo me dovevano fare le luci che ci sono qua sulle porte
riproporle anche dietro, ma quelli sono dettagli, diciamo così. E poi il driver display, che comunque resta per me uno dei pregi più grandi, che se mi dicono Lorenzo lo ricompreresti col pack navigation? Sì, perché il driver display è tanta roba da 10 pollici, poi quando lo cambi, che lo metti magari in navigatore, eccoci qua, eccolo qua, questo è una cosa fenomenale, soprattutto il dettaglio. Adesso vi tiro fuori un altro difetto, questa retromarcia, guardate il display, cioè abbiamo un super display Full HD bellissimo che si vede bene, e poi abbiamo una retrocamera che guardate il dettaglio che ha, è pari a 0, e di notte cambia ancora. Bello che hanno fatto questa cosa che si può mettere grandangolo eccetera, ma guardate il dettaglio, cioè non si vede veramente niente. Questa qua è una retrocamera che secondo me è ancora della Clio del 1990. Questo è un difetto veramente grande, sì. Spero che lo sistemino nelle prossime auto che andranno a fare. Spegniamo l'auto, poi per il resto che avete USB-C, abbiamo ricarica USB-C, l'induzione. Avevo avuto un problema con la ricarica, qua l'induzione, pensavo fosse la ricarica, invece signori questa qua non è il problema ma è il problema del mio dispositivo. Andate a mettere sul dispositivo carica lenta wireless, non carica veloce, perché altrimenti non va. Altra cosa, altro pregio che secondo me è da sottolineare, visto che ho provato alcune auto cinesi e non cinesi che hanno tutto touch, per quanto riguarda anche la climatizzazione, qua avere i tasti ancora fisici, e che tasti, perché sono tasti belli di qualità che a me piacciono tantissimo. Questa è uno dei pregi più grandi che spero che Renault lo mantenga, perché ho visto comunque sulla Clio nuova, sulla Renault 5, sull'R4 eccetera, continuano ad esserci. Poi altre cose da segnalare al momento: alcuni si sono lamentati delle cinture di sicurezza che non sono molto pratiche da mettere su. Io sinceramente anche ieri sono andato a prendere le amiche di mia figlia e sono salite su in 5 dietro, non ho avuto nessun problema, anche perché sono belle, cioè escono bene, perché lamentarsi, non lo so. Comunque io ho trovato che funzionano molto bene, e tante altre persone si sono lamentate sul gruppo di Facebook, ma io le trovo che sono belle sporgenti, anzi sono pratiche da mettere su. Bene. E questi qua sono i pregi, i difetti che io riesco a riscontrare in questo momento dell'auto. Poi per i consumi adesso andiamo a vedere un attimo i consumi, vi porto un attimo in diretta con la mia applicazione, anche perché ho appena fatto il rifornimento che domani dobbiamo andare via e fare un bel viaggetto. Andiamo sull'app, la mia app che uso è Fuelio, che è questa qua, ok? Andiamo un attimo ad analizzare lo storico, registro di viaggio, storico, statistiche, e andiamo a vedere quanto abbiamo fatto fino adesso. Guardate il consumo medio, 14,53 km con 1 litro di carburante. Cioè, è veramente una cosa, secondo me, è ottimo, anche perché se adesso andiamo a vedere, vediamo se c'è anche il prezzo al litro. Allora, carburante, 1100 km. Qui ogni volta arrivano sempre chiamate di questi disturbatori. Allora andiamo a vedere un attimo costi al GPL 840,25 € per aver fatto quasi 17.000 km. Costo medio chilometrico, vedete, 0,015 miglior costo chilometrico, 0,07 è il peggiore, quindi si parla di 5 centesimi, però il medio, vedete qua, 4,9 centesimi per ogni chilometro. Trovatemi un altro BSUV che consuma così, cioè al costo, sto parlando, non che consuma come chilometri litri, ma che consuma, che costa 4,9 centesimi di euro per fare un chilometro. Non ce n'è. Ditemi quello che volete, ma non ce n'è, non c'è ibrido, non c'è nessun'altra auto che consuma così. Bene, e anche questo l'abbiamo portato. Quindi adesso io sinceramente vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video. Se avete
anche voi avete una capture oppure volete acquistarla, avete delle domande, volete chiedermi qualcosa, io sono qua, scrivetemi nei commenti, se non vi rispondo subito, magari entro un giorno di solito rispondo, e siamo qua. Penso di essere stato il più trasparente possibile. A me l'auto è mia, quindi posso dire quello che voglio, nel bene e nel male. Quello che dovevo dirvelo ve l'ho detto. La ricomprerei? Non lo so, perché veramente io sono innamorato della Duster e se potessi cambiarla per il nuovo GPL 1240 cavalli automatica, quella secondo me sarà una cannonata di auto. Non vedo l'ora di provarla e di vederla. Bene signori, se il video vi è piaciuto un bel like, commentate e iscrivetevi al canale che è gratuito. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!